Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atenative Octa Pharma Italy SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Atenative? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atenative durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Atenative? Atenative è un farmaco a base del principio attivo antitrombina I umana concentrata liofilizzata, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Octa Pharma Italy SPA. Atenative può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Atenative 1000 UI/20 ml Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. EV flaconcino più flaconcino 20 ml Atenative 500 UI/10 ml Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. EV flaconcino più flaconcino 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Octa Pharma AB concessionario. Octa Pharma Italy SPA ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Antitrombina I umana concentrata liofilizzata. Gruppo terapeutico. Eparine. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni: deficit congenito di antitrombina, profilassi della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in condizioni cliniche di rischio, specialmente durante intervento chirurgico, parto e post-parto, in associazione all'eparina, se indicata. Prevenzione della progressione della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in associazione ad eparina come indicato. Deficit acquisito di antitrombina. Posologia: il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento di pazienti con deficit di antitrombina. Posologia: nel deficit congenito, il dosaggio deve essere individualizzato per ciascun paziente, tenendo in considerazione l'anamnesi familiare relativamente agli eventi tromboembolici, ai fattori di rischio clinici attuali e le analisi di laboratorio. La dose e la durata della terapia sostitutiva nella deficienza acquisita dipendono dal livello plasmatico di antitrombina, dalla presenza di segni di aumentato ricambio, dalla malattia di base e dalla gravità delle condizioni cliniche. La quantità di farmaco da somministrare e la frequenza di somministrazione devono essere sempre basate caso per caso sulle risultanze cliniche e sulla valutazione degli esami di laboratorio. Il numero di unità di antitrombina somministrate è espresso in unità internazionali, UI, che sono correlate allo standard attuale dell'UE per l'antitrombina. L'attività antitrombinica del plasma è espressa come percentuale, relativa al plasma umano normale, o come unità internazionali, relative allo standard internazionale per l'antitrombina nel plasma. Una unità, 1 UI, di attività di antitrombina equivale alla quantità di antitrombina presente in 1 ml di plasma umano normale. Il calcolo della dose richiesta di antitrombina si basa sul dato empirico che un'unità internazionale, UI, di antitrombina / chilogrammi peso corporeo aumenta l'attività plasmatica dell'antitrombina di circa l'1%. Per determinare la dose iniziale deve essere utilizzata la seguente formula. Unità necessarie uguale peso corporeo, chilogrammi, x, livello desiderato, livello reale di attività antitrombinica in %. Il livello iniziale desiderato di attività di antitrombina dipende dalla situazione clinica. Quando viene stabilita l'indicazione per la sostituzione dell'antitrombina, la dose deve essere sufficiente a raggiungere l'attività antitrombinica desiderata e a mantenere un livello efficace. La dose deve essere determinata e monitorata sulla base di valutazioni di laboratorio dell'attività antitrombinica, che devono essere effettuate almeno 2 volte al giorno fin quando il paziente non è stabilizzato e quindi 1 volta al giorno, preferibilmente subito prima della successiva infusione.
La correzione del dosaggio deve tenere in considerazione i segni di aumentato ricambio dell'antitrombina sulla base di analisi di laboratorio e del decorso clinico. L'attività antitrombinica deve essere mantenuta al di sopra dell'80% per la durata del trattamento, a meno che caratteristiche cliniche non indichino un diverso livello efficace. La dose iniziale usuale nel deficit congenito è 30-50 UV/kg. In seguito il dosaggio e la frequenza e la durata del trattamento devono essere aggiustati sulla base dei dati biologici e della situazione clinica. Trattamento terapeutico di deficit acquisito di antitrombina. Pazienti con deficit acquisito di antitrombina vengono trattati con Atenativ per normalizzare la coagulazione. Durante tutto il periodo di trattamento deve essere mantenuto un livello normale di antitrombina. La determinazione del livello di antitrombina deve essere eseguita almeno 2 volte al giorno finché il paziente sia stabilizzato ed in seguito una volta al giorno. Bisogna tenere presente che l'emivita di antitrombina II può essere notevolmente ridotta in alcune condizioni cliniche. Dosaggi giornalieri superiori sono allora richiesti e le determinazioni di antitrombina devono essere eseguite ogni 4-6 ore. Il trattamento continua finché lo stato di coagulazione è normalizzato. Trattamento profilattico del deficit ereditario di antitrombina. Chirurgia. La prima dose deve essere somministrata immediatamente prima dell'intervento, la successiva entro 12 ore dalla prima. Il dosaggio è quindi direttamente rapportato al livello di antitrombina nel plasma del paziente. Il trattamento con Atenativ deve essere continuato per almeno 2-6 giorni e deve essere supportato da altre forme di profilassi contro la tromboembolia. La natura esatta del trattamento dipende dal tipo di intervento previsto. Gravidanza. Si dà inizio ad un trattamento sottocutaneo con eparina non appena accertata la gravidanza. Inizialmente vengono somministrate 12.500 UI 2 volte al giorno. La concentrazione di antitrombina nel plasma deve essere monitorata durante tutta la gravidanza. Il giorno prima della data prevista per il parto la dose di eparina deve essere ridotta a 5.000 UI per via sottocutanea, 2 volte. Inoltre devono essere somministrate 50 UI di antitrombina per chilogrammi di peso corporeo. Durante il parto e la settimana seguente, il livello di antitrombina deve essere mantenuto superiore all'80% di quello trovato nel plasma umano normale. Sono normalmente richieste 30 UI per chilogrammi di peso corporeo/giorno. Dopo il parto è consigliato un trattamento profilattico anticoagulante per 8-12 settimane. Trattamento terapeutico di deficit ereditario. Il dosaggio deve essere determinato su base individuale e rapportato al livello di antitrombina nel plasma del paziente. Il trattamento con Atenativ deve essere continuato per almeno una settimana ed associato ad una terapia anticoagulante idonea. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Atenativ nei bambini non è stata stabilita. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: sciogliere il liofilo come descritto al punto 6.6. Il medicinale deve essere somministrato per via endovenosa. La velocità di somministrazione raccomandata nell'adulto è di 50 UI/min e non deve superare le 300 UI/min. Controindicazioni: ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti della preparazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come con tutti i prodotti contenenti proteine somministrati per via endovenosa, sono possibili reazioni di ipersensibilità di tipo allergico. I pazienti devono essere strettamente monitorati per la comparsa di qualunque, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Eparina. La terapia sostitutiva con antitrombina in corso di somministrazione di eparina a dosaggio terapeutico aumenta il rischio di sanguinamento. L'effetto dell'antitrombina è fortemente aumentato dall'eparina. L'emivita dell'eparina può essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Atenativ durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Atenativ durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati eseguiti studi clinici controllati per dimostrare la sicurezza d'uso in gravidanza del concentrato di antitrombina IV da plasma umano. Gli studi condotti nell'animale non sono comunque sufficienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Raramente sono state osservate reazioni da ipersensibilità o di tipo allergico, che possono comprendere angioedema, sensazione di bruciore e di puntura nel sito dell'iniezione, brividi, vampate, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati di sintomi di sovradosaggio con antitrombina III. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici. Gruppo eparina, codice ATC. B01AB02 antitrombina II, una glicoproteina di 432 aminoacidi di 58 KD, appartiene alla superfamiglia della serpina, inibitore della serimproteasi. È uno dei proprietà farmacocinetiche. Studi di farmacocinetica condotti sull'antitrombina II hanno mostrato un'emivita biologica media di 3 giorni. L'emivita può ridursi a circa 1-5 giorni con trattamento concomitante di eparina. L'emivita può ridursi ad dati preclinici di sicurezza. L'antitrombina II umana è un costituente normale del plasma umano. La tossicità dopo singola somministrazione è risultata di scarsa rilevanza e non permette la stima di dosi tossiche o letali. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, albumina umana stabilizzata con acetiltriptofano e acido caprilico solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Atenativa a base di antitrombina II umana concentrata liofilizzata sono Ambinex, antitrombina II Baxalta, ATI Kedrion, Atked, Kibernin P. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.